Buongiorno a tutti, benvenuti al nostro Hosa mensile, il circolo di discussione del Dharma. Prima di iniziare recitiamo insieme Treo Daimoku. Grazie. Nam myo ho re ing kyo. Nam myo ho re ing kyo. Nam myo ho re ing kyo. Bene. Allora, non so se avete letto il titolo dell'incontro di oggi, è Il Sutra del Loto e il desiderio profondo dell'umanità. Quindi oggi vorrei parlare della capacità del Sutra del Loto di beneficiare tutti gli esseri viventi e di colmare appieno i loro desideri. Ma cosa vuol dire veramente realizzare i desideri? In realtà ci sono tanti punti di vista, non soltanto uno, come sempre nel buddismo, e però oggi ne vediamo uno in particolare. Magari nei prossimi discorsi darò altri punti di vista. Qual è il desiderio più autentico che vive, che alberga nel cuore di ogni persona? In superficie, gli esseri umani sembrano perseguire desideri infiniti, ricchezza, successo, piacere, sicurezza, ma al di sotto di questi desideri apparenti, in realtà ce n'è uno più profondo, uno universale e spesso è anche quello inconscio. È il desiderio di vivere in armonia con gli altri, di condividere la vita proprio in comunione, di invecchiare insieme, di trovare la felicità reciproca. Questo in realtà non è un semplice sentimento, è proprio un'aspirazione radicata nella natura umana. Tutti abbiamo questo desiderio, anche se molti in realtà non ne sono assolutamente consapevoli. A volte ci illudiamo di poter dire, purché io stia bene, tutto il resto non importa, non mi frega niente. Ma in realtà la verità è che nessuno può essere veramente felice nella solitudine o nel disaccordo. La nostra gioia più autentica sorge quando le nostre idee, i nostri sentimenti, le nostre esperienze sono in armonia con quelle degli altri. Pensate a un esempio in realtà molto semplice. In una giornata come oggi, qua, una giornata di pioggia, si incontra qualcuno per la strada e si scambia anche un commento ovvio, scontato, tanto per parlare, no? Che pioggia oggi, non è vero, ma come piove? Questo in realtà cosa ci dà? Ci dà un senso di connessione immediata con l'altro. E se quell'altra persona risponde concordando, noi proviamo un senso di benessere, no? Al contrario, se l'altra persona risponde in maniera contraria o dissonante, ad esempio negando anche l'evidenza, ci sentiamo straniti, quasi delusi. Pensate, mamma mia, oggi piove, fa un freddo, che bello. Dice, ma che dice questo? Questo perché per natura, in realtà desideriamo, per natura, desideriamo rispecchiarci negli altri e vogliamo che le nostre percezioni siano convalidate dagli altri, che le nostre emozioni siano comprese e che la nostra esistenza sia riconosciuta dagli altri. Eh, Questo desiderio di concordanza non è egoismo, è il riflesso in realtà di un bisogno molto più profondo, quello di appartenere, di condividere, di non essere soli. Io mi è capitato tante volte di avere a che fare con delle persone che dicono sempre, ah, come sto bene solo o come sto bene sola, guarda, in realtà non è vero, non è così. E quando questo desiderio di appartenere, di condividere non si realizza,
quando viviamo accanto agli altri, ma poi i nostri cuori sono distanti, in realtà è lì che si sperimenta la solitudine profonda e spesso è anche più dolorosa di qualunque altra privazione materiale. Allora, il Sutra del Loto ci indica la via per realizzare questo desiderio fondamentale, che è coltivare una mente simile a quella del Buddha, una mente che condivide le sofferenze altrui proprio come se fossero le proprie e gioisce delle gioie altrui come se fossero le proprie. E questa non è una semplice simpatia o empatia superficiale, è proprio un'apertura del cuore che porta a un abbandono totale dell'ego. Quando poi noi sviluppiamo questa mente compassionevole, iniziamo allora a vivere in armonia con tutti gli esseri, perché abbiamo abbandonato il nostro ego e apriamo il nostro cuore. E allora non siamo più separati dagli altri, da questi muri spessi di incomprensione e di indifferenza, e invece sperimentiamo un'unità molto più profonda. Perché? Perché le preoccupazioni delle altre persone diventano le nostre preoccupazioni e le loro gioie diventano anche le nostre. E in questo stato il desiderio più profondo del cuore, quello di vivere insieme, quello di condividere, quello di non essere soli, allora viene soddisfatto. Il Sutra del Loto è come se fosse una mappa che dobbiamo usare per arrivare alla meta finale del risveglio. Ma il Sutra insegna che questo risveglio non è un traguardo individuale, ma un cammino fatto di condivisione, di compassione. Non possiamo pensare a fare un cammino da soli, è impossibile. Per questo c'è il Sangha. E il Sangha non è da intendersi in maniera ampia, cioè io faccio tutto da solo, pratico da solo, studio da solo, ma mi sento parte del Sangha. No, queste sono stupidaggini, perché nel Sutra del Loto è insegnato il valore del Sangha in maniera concreta. Quindi attraverso la pratica del Sutra del Loto direi che possiamo imparare a fare tre cose: riconoscere questo desiderio universale di connessione che c'è in ogni cuore. Poi superare l'illusione della separazione, quindi andare verso l'interdipendenza, ok? Capire l'interdipendenza, in che modo? Coltivando la gratitudine, l'ascolto degli altri, l'ascolto profondo e anche servire gli altri. E poi, tre, vivere nella gioia della reciprocità. Reciprocità. In questa gioia c'è ogni essere visto come parte di un tutto armonioso. Quindi ricordiamo che la vera felicità non risiede nel soddisfare desideri superficiali, ma nel realizzare l'unità con tutti gli esseri. E il Sutra del Loto ci guida in questa direzione, offrendoci non solo degli insegnamenti, ma offrendoci una pratica che ci può trasformare, che colma questo vuoto della solitudine dalla pienezza della compassione. Quindi praticate con un cuore aperto e condividete le gioie e le sofferenze degli altri. In questo modo potrete scoprire la gioia di vivere in armonia con tutto e con tutti. Va bene? Questa era la mia introduzione, il mio discorso. Adesso condivido con voi le domande